per favore, mi dispiace, sono stanco, mi annoio, sono triste, sto bene. Quante volte al giorno sentite queste parole quando guardate la televisione italiana o ascoltate la radio, i madrelingua che parlano tra loro? Ebbene, in questo video vi fornirò 30 alternative, tutte italiane, a queste parole così comuni per arricchire il vostro vocabolario e sorprendere i vostri insegnanti o i vostri amici italiani. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Prendete carta e penna perché ci sono un po' di alternative per voi, ma restate come sempre fino alla fine del video perché ci sarà un esercizio di ripasso per mettervi alla prova. Per favore, cominciamo dalle alternative a questa espressione comunissima in qualsiasi conversazione italiana. Vediamo cosa dire per dare un tocco diverso alla vostra conversazione. Ti dispiacerebbe? O, alternativa più cortese, le dispiacerebbe? Queste funzionano molto bene con domande che sono infatti delle richieste. Ti dispiacerebbe passarmi il sale? Le dispiacerebbe chiudere la porta? Oppure, ti sarei grato se potessi, o forma di cortesia, le sarei grato se potesse. E in questo caso la domanda è indiretta, ma la richiesta rimane. Ti sarei grata se potessi lasciarmi dormire qui stanotte. Ancora, saresti in grado di domanda o l'alternativa cortese sarebbe in grado di. Saresti in grado di venirmi a prendere alla stazione? Ancora, probabilmente la mia preferita. Non è che per caso potresti, o formale potrebbe, non è che per caso potresti? No, sembra un'espressione un po' più ricercata e meno diretta. Fa un po' un giro prima di arrivare alla richiesta vera e propria. Non è che per caso potresti prestarmi la bicicletta? Mi chiedo se potresti, o formale, mi chiedo se potrebbe. E no, non è un errore in questo caso utilizzare il condizionale dopo il se, perché in questo caso non si tratta di una frase ipotetica, ma di una interrogativa indiretta. Quindi va bene. Mi chiedo se potresti rinviare la riunione. Prossima parola comune. Scusa o mi dispiace. Ci sono delle alternative più originali? Ovviamente. È stata una mia mancanza o disattenzione. È stata una mia mancanza avvertirti così tardi. Ti devo delle scuse. Ti devo delle scuse per il mio comportamento orribile. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Questa è sicuramente un po' più formale, da utilizzare generalmente in contesti lavorativi, in contesti dove abbiamo bisogno di mantenere un tono di cortesia.
Non so, magari con il vostro medico, il vostro avvocato, il vostro professore. Il progetto è saltato per un mio errore. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Sono mortificato, mortificata. Anche questo è più formale e anche più sentito rispetto al classico scusa o mi dispiace. Significa mi dispiace ma sto anche soffrendo. Sono mortificato per l'inconveniente. Capisco il disagio che ti ho causato. E infine, una un pochino drammatica, ma gli italiani sono molto drammatici, però mi raccomando, usatela con cautela, soprattutto con persone che conoscete, non ditela al vostro avvocato o a un poliziotto per strada. Spero che tu possa trovare nel tuo cuore la forza di perdonarmi. È molto bella, molto dolce, ma anche un po' forte e un po' drammatica. Con amici, con famiglia, persone molto vicine a voi, va bene. Evitatela al lavoro o in altri contesti formali. Ho ordinato la pizza margherita invece della capricciosa come avevi chiesto. Spero che tu possa trovare nel tuo cuore la forza di perdonarmi. Passiamo invece alle alternative per dire sto bene o sto così così, nel senso sto bene ma non benissimo, sono in una fase intermedia. Ma partiamo dalle più forti, quelle che fanno capire che state molto bene. Non potrei stare meglio. Significa che vi sentite benissimo, al massimo. Meglio non potete stare. È già la perfezione. Come va? Non potrei stare meglio. Domani mi sposo. Sono in gran forma. Anche questa espressione è molto positiva, significa che vi sentite bene fisicamente, mentalmente. Sono in gran forma. Oggi potrei scalare una montagna senza fermarmi un attimo. Adesso cominciamo a scendere un pochino. Non c'è male, niente male. Qui stiamo dicendo che stiamo bene, ma in forma indiretta, cioè stiamo dicendo che non c'è niente di male nella nostra vita. Non possiamo lamentarci, anche questa è un'alternativa, non posso lamentarmi, ma non è neanche una situazione straordinaria. È ok. Come va? Non c'è male. Dopo una settimana così intensa pensavo di stare molto peggio. E per te? Anche io non mi posso lamentare. Se invece la vostra situazione non è drammatica, ma non è neanche delle migliori, allora potete usare espressioni come sono stato peggio o ne ho passate di peggiori. Significa non mi sento un granché, però non sto neanche troppo male. Non sono al massimo, non sono neanche al minimo. Questo problema non ti spaventa? Ne ho passate di peggiori. Sono sicuro che supereremo anche questa. Potrei stare meglio. Stessa cosa. Non mi sento granché, ma non sto neanche così male. Che si dice? Ma potrei stare meglio. Ho un terribile mal di testa oggi. Me la cavo. Semplice, diretto. Dice che le cose non vanno male, ma non vanno neanche così bene.
E notate questo verbo, gli italiani lo usano moltissimo. Me la cavo. Si tratta di un verbo pronominale. Il verbo cavarsela, che vuol dire appunto proseguire nella propria vita in modo discreto, andando avanti giorno per giorno. Se volete approfondire il tema dei verbi pronominali in italiano, che sono un po' complessi per gli stranieri, ma molto usati dagli italiani, vi consiglio di visitare questo link e dare un'occhiata al nostro corso dedicato proprio a questo argomento. Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni, e attraverso 30 video lezioni molto chiare, dirette, immediate, con altrettanti articoli più dettagliati e approfonditi, esercizi interattivi, avete la possibilità di imparare tutto ciò che c'è da sapere sui verbi pronominali in 30 giorni. Ma in realtà l'accesso è illimitato, potete riguardare i contenuti quante volte volete, potete anche scaricare il PDF di ogni lezione. Ogni lezione si concentra su 2-3 verbi pronominali simili tra loro, ma non veramente uguali. Il tutto è con un tono un po' leggero, tipico di Lernamo, quindi visitate questo link. Al momento è l'unico corso in circolazione su questo tema. Proseguiamo con le alternative a sono triste, sono a pezzi. Questa è un'espressione molto colloquiale che indica proprio tristezza, delusione, che ci sgretolano completamente. Il capo mi ha licenziato, la mia migliore amica non mi parla più e oggi la mia squadra del cuore ha perso. Sono a pezzi. Sono assolutamente devastato o distrutto. Entrambi questi aggettivi sono molto enfatici, posano l'attenzione proprio sulla tristezza, sulla delusione che proviamo e che ci logorano dentro. Il mio cane è venuto a mancare, sono assolutamente devastata. Mi sento davvero giù o mi sento davvero depresso. E si usa proprio quando succede qualcosa che vi abbatte e quindi avete poca energia, poca voglia di fare qualsiasi cosa. Da quando ha divorziato con sua moglie, Luca si sente davvero depresso. Ho il morale a terra. Il morale è un po' la nostra voglia di fare cose, di vedere gente, di provare, sperimentare. Ma quando questo è basso, non c'è nulla che vogliamo fare. Addirittura qui diciamo che questo è a terra, quasi zero. Ho mandato tante candidature, ma nessuno mi ha richiamato per un colloquio. Ho il morale a terra. Sono un po' giù di corda. Immaginate una corda che vi dà l'energia, come in alcuni giocattoli del passato. Ma se questa è completamente giù, vuol dire che non avete più voglia di muovervi e vi sentite un po' malinconici. Sono un po' giù di corda. Non penso che uscirò stasera. Ultimamente sto lavorando troppo. Alternative a sono stanco. Sicuramente una valida alternativa è sono esausto, che è un sinonimo un po' più forte e più elegante di stanco. Ho lavorato senza sosta dalle 8 alle 22. Sono esausta. Ho le pile
scariche. Immaginiamo di essere un macchinario che funziona con le pile. Ebbene, per dire che siamo stanchi e non abbiamo più energia di fare nulla, utilizziamo la metafora delle pile. Adesso sono senza energia, abbiamo bisogno di ricaricarle. Abbiamo giocato con il bambino per tutta la mattina. Abbiamo le pile scariche ora. Sono stremato. Questo è un sinonimo di stanco anche, un po' più formale. Ho fatto cardio per 30 minuti. Sono stremata. Mi sento uno straccio. Avete presente lo straccio, quel pezzo di tessuto che usiamo per fare le pulizie? Bene, questo viene bagnato, sporcato, sbattuto, piegato, strizzato e noi ci sentiamo un po' così dalla vita. Ho perso il treno e ho dovuto correre sotto la pioggia per 40 minuti. Mi sento uno straccio ora. Sono completamente svuotato, che è un po' come dire ho le pile scariche. Dentro di me non c'è più energia, non c'è più nulla. Mi sento prosciugato di energia fisica ed energia mentale. Scusami, ma non posso aiutarti col trasloco. Sono completamente svuotata. Oggi ho fatto troppe cose. Una espressione poi che molti italiani usano: non ce la faccio più. Un po' drammatica, molto comune, e notate anche qui l'uso del verbo pronominale, farcela. Ve l'avevo detto che i verbi pronominali sono molto utilizzati in italiano. Questa è un'espressione molto informale ed indica il limite delle proprie forze. Tra mia madre in ospedale, il mio lavoro, la casa e la scuola dei miei figli non ce la faccio più. È davvero troppo. Alternative a mi annoio, mi sto rompendo. Questa espressione è molto informale, colloquiale, utilizzatela solo con persone che conoscete molto bene e significa proprio sono troppo annoiato. Tecnicamente viene dalla forma più lunga mi sto rompendo le palle o un pochino meno forte le scatole, che sottolineano la stessa idea di noia. Mi sto rompendo le palle ad aspettarti, ma quando arrivi? Oppure mi sto scocciando. Scocciarsi è un verbo riflessivo molto informale, anche questo, che è un sinonimo di annoiarsi. Rileggo vecchi documenti da questa mattina. Adesso mi sto proprio scocciando. Il tempo non passa mai. E significa appunto che siete così annoiati che vi sembra che il tempo si sia fermato. Avete presente quando siete in una lezione noiosa, in una riunione molto pesante? Ecco. Sto aspettando il mio turno in banca da ore. Il tempo non passa mai. Che sbatti! Questa è un'espressione più informale, colloquiale, soprattutto giovanile, quindi dal mondo del gergo giovanile. E significa la stessa cosa, significa che noia, anche un po' nel senso di che fastidio, quindi sono un po' arrabbiata perché sono annoiata. Che sbatti! Usatela se volete fare bella figura con qualche giovane italiano. Domani abbiamo 2 ore di matematica e 2 ore di italiano.
che sbatti. Non vedo l'ora che succeda qualcosa. Questa espressione indica attesa, mancanza di stimoli. Stiamo aspettando che succeda qualcosa di interessante, perché in questo momento sentiamo solo tanta noia, tutto è piatto, nulla si muove. Sono a letto con la febbre da giorni, non vedo l'ora che succeda qualcosa. Mi sto girando i pollici. Letteralmente fare questo, che è un po' l'idea di non avere nulla da fare e quindi perdere tempo giocando con le nostre mani. Visto che ti stai girando i pollici, vieni a darmi una mano con la spesa. Allora, quante di queste frasi già conoscevate e quante invece erano nuove per voi? Fatemelo sapere nei commenti. Se vi piacciono le frasi italiane, allora vi consiglio di guardare il video dedicato proprio a 30 frasi molto colloquiali, frasi idiomatiche che gli italiani usano ogni giorno e che anche voi dovete conoscere e che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Adesso dobbiamo metterci alla prova con un esercizio, ma prima volevo ricordarvi, se ancora non lo avete fatto, di scaricare il nostro regalo per voi, questo libricino completamente gratuito che potete scaricare a questo link, perché si dice un libro che vi racconta un po' la storia bizzarra dietro qualche espressione italiana, soprattutto quelle espressioni che hanno a che fare con altri paesi, con altre città. Ad esempio, perché si dice fare il portoghese o fumare come un turco o alle calende greche o scusate il francesismo. Trovate non soltanto quindi la definizione, ma anche la storia dietro l'espressione, tutte qui dentro, gratuitamente. Visitate questo link. Scegliete l'alternativa corretta per ogni frase. Sono stanchissima. Passarmi quella coperta? Ti dispiacerebbe? O sono mortificata? Da quando è finita la scuola? Sono esausto. O mi sto girando i pollici. Per come mi sono comportato ieri sera. Ti devo delle scuse. O che sbatti. Dopo quel trasloco, non ce la faccio più. Ho le pile scariche. O sono in gran forma. Tra poco le soluzioni. Prima vi ricordo che se cercate l'articolo dettagliato ma più approfondito su questo argomento o qualsiasi altro argomento di una nostra video lezione, li potete trovare tutti sul nostro sito web lernamo.com, assieme ad esercizi interattivi per ripassare e un podcast per scaricare e ascoltare quando e dove volete. E nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca, potete digitare le parole chiave dell'argomento che vi serve e immediatamente troverete l'articolo dedicato. Soluzioni. Sono stanchissima. Ti dispiacerebbe passarmi quella coperta? È solo una richiesta. Da quando è finita la scuola mi sto girando i pollici. Sono annoiata, non sono stanca, non vado a scuola. Ti devo delle scuse per come mi sono comportato ieri sera. Ovviamente ci stiamo scusando, non siamo annoiati. Dopo quel trasloco ho le pile scariche, non ce la faccio più.
chiaramente non possiamo stare in gran forma dopo un trasloco. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, ci aiuta un sacco, e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Seguite Learnamo su tutti gli altri social. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.